Buongiorno a tutti da Mr. Bloom e bentornati a Estratti di Bloom, delle pillole di informazione nel tempo di estrazione di un caffè. A farci compagnia oggi c'è il Clever, di cui parleremo quando parleremo di estrazione e diversi sistemi di estrazione e tecniche di infusione. Qui ci servirà solo a tenerci compagnia mentre vi spiego alcune cose che invece riguardano il principio di tostatura. Abbiamo visto nel precedente video il perché dobbiamo tostare il caffè, adesso vedremo come invece andremo a tostare il caffè. Quindi per introdurre il come dobbiamo introdurre uno dei principi fondamentali, che è il principio di termodinamica, che si basa su tre concetti principali. Il primo, la conduzione, ovvero il calore si trasmette da una superficie calda all'oggetto che viene a contatto con questa superficie. Il motivo per cui quando tocchiamo con le nostre mani una superficie calda ci bruciamo le dita, o motivo che ci permette di poter cucinare alcuni alimenti a contatto con una superficie, una piastra o una padella calda. Il calore si trasferisce per contatto diretto all'oggetto che viene appoggiato su questa fonte di calore o su questa superficie che viene riscaldata da una fonte di calore, ancora meglio. In tostatura questo avviene all'interno del nostro tamburo ed è il motivo per cui il nostro tamburo deve girare in fase di tostatura per poter permettere ai chicchi di caffè di cuocersi e di tostare in maniera uniforme, altrimenti rischierebbe di tostare e di cucinare solo la superficie del chicco di caffè verde. Il secondo principio di termodinamica invece riguarda la convezione. Convezione è un altro modo di trasferire il calore da un corpo caldo, da una superficie calda, anzi in questo caso da una fonte di calore calda a un'altra attraverso lo spostamento d'aria che avviene. Diversamente quindi dalla conduzione, in questo caso ci sarà una fonte di calore che andrà a muovere dell'aria calda, quest'aria calda trasferisce il calore ai miei oggetti, nel nostro caso al nostro caffè verde. È lo stesso principio, per tornare a degli esempi di vita quotidiana, che ci permette di cucinare al forno determinati alimenti, torte, carne o qualsiasi altro oggetto vado a introdurre nel forno. L'aria calda che sta all'interno del forno riscalda uniformemente il nostro prodotto, l'oggetto che vado a inserirvi. All'interno del nostro tamburo invece questo avviene quando un bruciatore, normalmente un bruciatore per una macchina di tostatura è a gas, e l'aria calda che viene movimentata, che si chiama airflow, viene movimentata all'interno del tamburo e riscalda i chicchi di caffè in maniera uniforme. È un altro sistema di trasferimento del calore. Ci sono macchine che utilizzano più un sistema rispetto ad un altro in base a come sono fabbricate. Il terzo principio è quello che invece ci parla di radiazione, che avviene quasi senza la possibilità di poterlo controllare. Il principio di radiazione infatti è leggermente diverso dagli altri perché si basa su il principio di onde elettromagnetiche che, passando attraverso l'ambiente, a seconda della fonte di calore da cui partono, possono essere di un'intensità piuttosto che di un'altra. Anche qui un esempio di vita quotidiana riguarda la radiazione del calore del Sole, che si muove attraverso lo spazio e, siccome la nostra Terra sta a una certa distanza da questa fonte di calore, trasmette una certa temperatura. Un altro esempio è il fuoco che brucia. Questo fuoco che brucia, più un oggetto o un corpo si avvicina a questo fuoco, più queste onde elettromagnetiche saranno intense e quindi più questo calore si trasmetterà all'oggetto. In fase di tostatura la radiazione avviene per il fatto che le superfici calde del tamburo trasmettono queste onde elettromagnetiche all'interno del tamburo, quindi inevitabilmente vanno a riscaldare i chicchi stessi.
Quindi quello che avviene in fase di tostatura è la gestione del calore da parte del tostatore. Ad un determinato calore corrisponderà una determinata temperatura, o meglio, a maggior potenza calorifera corrisponderà un aumento di temperatura. Quindi il tostatore non farà altro che gestire il calore all'interno del tamburo attraverso diverse regolazioni che appunto regolamentano questi principi di termodinamica per far sì che il profilo di tostatura segua questo andamento a baffo che è simile al baffo di Mr. Bloom. Di conseguenza chi tosta va a gestire il calore all'interno del tamburo di tostatura. Questo calore produrrà delle temperature che andranno a comporre appunto questa linea. La temperatura è come se fosse un puntino che poi va a comporre questa linea che corrisponde al nostro profilo di tostatura. Nel prossimo video parleremo di queste fasi di tostatura e cosa contraddistingue ciascuna di queste fasi. Adesso è il momento di bere il caffè che ho realizzato grazie al mio Clever, di salutarvi e di rimandarvi quindi al prossimo video. Stay bloomish e alla prossima!